Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di castità. La castità è la condizione di chi sceglie di astenersi dall'avere rapporti sessuali per motivi etici, religiosi e o filosofici. Per astensione la parola può venire applicata per riferirsi alla condizione di verginità, vedi la locuzione casto e puro, oppure anche all'astinenza sessuale sia volontaria che non volontaria, vedi per esempio i falsi storici della cintura di castità. In molti contesti religiosi e culturali il termine viene inteso in eccezioni specifiche. Nell'ebraismo, l'attività sessuale è limitata al matrimonio. Nell'Islam, il Corano raccomanda la castità in determinati periodi come durante il ciclo mestruale, durante i periodi diurni del Ramadan e fuori del matrimonio. Nel cristianesimo la castità è considerata una virtù perché è legata al rispetto del corpo in forza del battesimo e degli altri sacramenti ricevuti. È strettamente correlata alla temperanza e viene intesa come un astenersi dagli eccessi o dalle implicazioni peccaminose del sesso ed è opposta al vizio capitale della lussuria. Essa comporta la rinuncia all'uso della genitalità o in vista del matrimonio o per tutta la vita e la sublimazione della pulsione sessuale in vista di beni ritenuti superiori. Cenni storici. La parola deriva dal latino castitas, il nome estratto corrispondente a castus che originariamente indicava uno stato puro in conformità con la religione greco-romana, diversamente dalla controparte pratica di uno stato mentale pio, il latino pius, non limitato alla sfera sessuale. In tempi antichi il valore della castità era oggetto di dibattito sia nella sfera eterosessuale che in quella omosessuale. In particolare, Socrate era un sostenitore delle relazioni pederaste caste tra uomini e ragazzi, in contrapposizione alle relazioni pedagogiche sessuali prevalenti all'epoca. Platone, che trasmise molti di questi insegnamenti ai posteri, è diventato l'epinimo di questo tipo di castità, noto come amore platonico. A causa delle varie proibizioni di intimità sessuali nelle religioni abramitiche, giudaico, cristianesimo e Islam, derivanti dal Decalogo e dalla legge mosaica, il termine è stato spesso associato nella cultura occidentale con l'astinenza sessuale. Tuttavia, in un contesto religioso, il termine è applicabile a persone di tutti gli stati sociali e ha implicazioni ben oltre la sfera dell'astinenza sessuale. La castità nelle religioni. Tradizionalmente, atti di natura sessuale sono stati proibiti al di fuori del matrimonio nel contesto etico islamico e in quello giudeo-cristiano e considerati peccaminosi. Tra gli atti che solitamente sono considerati contrari alla castità, con varie distinzioni tra diverse fedi, possiamo riportare a titolo di esempio masturbazione, fruizioni di opere pornografiche, atti sessuali durante il periodo delle mestruazioni e poco tempo dopo il parto, sesso orale, sesso anale, adulterio, prostituzione, fornicazione e altri atti considerati lussuriosi e così via fino ad azioni considerate illegali nella maggior parte dei paesi come lo stupro. La proibizione di alcuni di questi atti si ritrova direttamente nella Bibbia e nel Corano, altri come la proibizione della contraccezione artificiale sono derivati dall'interpretazione della tradizione e non sono riconosciuti da tutte le confessioni. Diverse confessioni protestanti, la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica non ammettono alcuna forma di rapporto sessuale prima del matrimonio. Molte denominazioni protestanti e liberali ammettono i rapporti prematrimoniali purché responsabili. I rapporti prematrimoniali sono di solito condannati in quanto la sessualità nel fidanzamento è incapace di essere segno di un rapporto pieno e definitivo, qual è invece per il cristianesimo il matrimonio. Nel periodo successivo diversi teologi cattolici, Valsecchi, Curran, Vidal, Associazione Teologica Americana, proposero possibili eccezioni al precetto dell'astinenza prematrimoniale tenendo anche conto della prolungata lunghezza dei fidanzamenti tipica dei fidanzamenti nei paesi occidentali, ma questi nuovi approcci furono condannati dalla Congregazione per la dottrina della fede con il documento Persona Umana.
La Chiesa cattolica riguardo al petting afferma nel documento Orientamenti educativi sull'amore umano che si vanno sempre più diffondendo tra gli adolescenti e giovani certe manifestazioni di tipo sessuale che di per sé dispongono al rapporto completo senza però giungere alla sua realizzazione. Queste manifestazioni della genitalità sono un disordine morale perché avvengono al di fuori di un contesto matrimoniale. Ci sono posizioni più tolleranti all'interno della Chiesa al riguardo, ma non sono ufficiali e quindi non seguono la verità rivelata. L'intimità sessuale tra coniugi all'interno del matrimonio tradizionale è generalmente considerata casta da tutte le confessioni, seppure con vari distinguo tra gli atti sessuali. La verginità, intesa come lo stato fisico dell'illibatezza, è stato spesso un requisito per certe funzioni religiose, specialmente per sacerdoti e sacerdotesse. Ad esempio, le vergini vestali nell'antica Roma dovevano rimanere vergini fino all'età di 40 anni, in cui cessava il servizio al Tempio. Il celibato o consacrazione alla verginità è assolutamente riferito al clero o ad appartenenti ad istituti di vita consacrata e il voto con cui la persona si impegna a vivere senza gratificazioni sessuali e senza contrarre matrimonio. Un voto di castità può essere preso anche da laici come parte di una vita religiosa organizzata, come un volontario atto di devozione o come parte di una vita ascetica spesso devota alla contemplazione. Nella cultura popolare il voto di castità ha anche un'interpretazione più pragmatica. Si può fare voto di castità per esempio per un determinato periodo di tempo, con intento scaramantico e superstizioso, per esempio per ottenere che si avveri un determinato desiderio, come vincere al Superenalotto, per cui non si avvererà mai. Che cosa dice la Bibbia riguardo al sesso prima del matrimonio? Risposta. Insieme a tutti gli altri generi di immoralità sessuale, il sesso prima del matrimonio viene ripetutamente condannato nella scrittura. Atti 15:20, Romani 1:29, 1 Corinzi 5:1, 6:13, 18, 7:2, 10, 8, 2 Corinzi 12:21, Galati 5:19, Efesini 5:3, Colossesi 3:5, 1 Tessalonicesi 4:3, Giuda 7. La Bibbia promuove l'astinenza prima del matrimonio. Il sesso prima del matrimonio è sbagliato proprio come l'adulterio e altre forme di immoralità sessuale, perché esse comportano tutte il fatto di fare sesso con qualcuno con cui non si è sposati, scusate. Il sesso fra marito e moglie è l'unica forma di relazione sessuale approvata da Dio. Ebrei 13:4. Il sesso prima del matrimonio è diventato così comune per molte ragioni. Fin troppo spesso ci concentriamo sull'aspetto ricreativo del sesso senza riconoscere quello creativo. Certo, il sesso è piacevole. Dio l'ha voluto così. Egli vuole che gli uomini e le donne godano dell'attività sessuale entro i confini matrimoniali, però. Tuttavia, lo scopo principale del sesso non è il piacere, quanto piuttosto la riproduzione. Dio non vieta il sesso prima del matrimonio per privarci del piacere, ma per proteggerci dalle gravidanze indesiderate e da figli nati da genitori che non li vogliono o a cui non sono preparati. Immagina quanto sarebbe migliore il nostro mondo, se fosse seguito il piano di Dio per il sesso. Meno malattie trasmesse sessualmente, meno ragazze madri, meno gravidanze indesiderate, meno rapporti, eccetera. Meno rapporti. Quanto si tratta del sesso prima del matrimonio, l'astinenza è l'unica linea di condotta voluta da Dio. L'astinenza salva le vite, protegge i bambini, dà il valore appropriato alle relazioni sessuali e, quel che è più importante, onora Dio. Quasi un libro intero dell'Antico Testamento è dedicato all'argomento della passione del sesso per il piacere. Ad esempio, il Cantico dei Cantici è tanto dettagliato nel modo di intendere il piacere sessuale nel matrimonio che vengono usate delle allegorie per moderarlo, e ai ragazzi ebrei non veniva permesso di leggerlo fino all'età di 12 anni, quando diventavano uomini. Dio chiaramente ha inteso che il sesso nel matrimonio fosse piacevole. 1 Corinzi 7:3-5 dice di non astenersi dal sesso nel matrimonio. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito.
La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. I sentimenti di desiderio sessuale e piacere durante il sesso furono creati da Dio e il matrimonio è stato creato in parte per soddisfare tali desideri. Quello che sta dicendo Paolo è di dirigere tali sentimenti verso il proprio coniuge e nessun altro, e di assicurarsi che vengano soddisfatti all'interno della relazione matrimoniale, non al di fuori di essa. Notate che Paolo dice che se uno dei coniugi non è all'altezza delle aspettative dell'altro coniuge, che sia per il piacere o per il tempo, allora entrambi devono presentare la questione davanti a Dio, così che uno dei due non provi a trovare soddisfazione al di fuori del matrimonio. A causa dell'insistenza della pornografia e della perversione del sesso con il passare degli anni, molte persone, specialmente i cristiani, si convincono che il piacere nel sesso sia sbagliato. A volte dimentichiamo che Dio ci ha creati per avere sesso e ha creato le emozioni che lo accompagnano. Il piacere era voluto. Non dovremo lasciare che Satana e le sue menzogne ci impediscano di godere del nostro coniuge e non dovremmo cadere nella trappola del piacere contraffatto del sesso che offre il mondo. Il piacere donato da Dio è reale e soddisfacente. Quello di Satana è contraffatto e vuoto. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro e utile. Se avete domande e o suggerimenti scrivetevi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, idem su Facebook e idem su YouTube, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti, sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.